State pensando di fare una gara per le commodities ICT? L'obiettivo di una gara di questo tipo è chiaro: ridurre il numero di fornitori e ottenere prezzi competitivi allo stesso tempo. Gestire più fornitori, confrontare e negoziare offerte per i singoli ordini, tipicamente di basso importo e su base molto frequente, è infatti molto costoso in termini di ore uomo. La soluzione che può normalmente venire in mente è una tradizionale gara su listino fisso. Ovviamente non è possibile però fissare il prezzo per qualunque prodotto, semplicemente perché normalmente sono troppi. Quindi si ricorre all'identificazione dei par number più comuni e si fa una gara a listino fisso su quei par number. Secondo noi e secondo molti nostri clienti semplicemente non funziona. Perché? 1. La categoria è sempre più eterogenea, per cui è impossibile fissare i prezzi per i prodotti che effettivamente acquisteremo. Anche standardizzando il parco hardware, quando si parla di piccoli accessori, l'elenco dei par number diversi acquistati in un anno è di qualche centinaio. Per dare un'idea, dalle nostre statistiche, un'azienda di circa 2000 persone acquista circa 350 par number diversi durante l'anno. 2. Se comunque decidiamo di concentrarci solo sui par number più acquistati nell'ultimo anno, è molto probabile che quei par number saranno dismessi o comunque diventeranno obsoleti e poco convenienti nell'anno a venire. 3. Se anche un par number sarà ancora acquistabile l'anno prossimo, è molto probabile che il prezzo scenderà, per cui il prezzo che ho negoziato all'inizio dell'anno sarà comunque fuori mercato. Vediamo ora cosa succede normalmente quando si decide di fare comunque una gara a listino fisso per questa categoria. Chi partecipa alla gara conosce bene il mercato e sa come sfruttare i punti appena citati. Normalmente, in assenza di trasparenza, i fornitori per vincere la gara propongono prezzi sotto costo sul listino fisso, sapendo già che tanto potranno poi ricaricare quanto vorranno sui prodotti effettivamente acquistati, ovvero su tutti i par number diversi da quelli a listino. Il risultato però è che avremo speso del tempo per gestire la gara e non avremo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero consolidare gli acquisti su un unico fornitore con prezzi negoziati e convenienti. Ma come fare quindi per effettuare una gara efficace? Secondo noi la risposta è una sola: trasparenza. Invece di negoziare il prezzo su determinati prodotti, negoziamo un margine con il fornitore e chiediamo che questo margine sia applicato in maniera trasparente e verificabile su tutti i prodotti acquistati. A questo punto possiamo confrontare i prezzi e il servizio, sicuri che il fornitore che vincerà la gara sarà competitivo per tutto l'anno a venire e probabilmente anche oltre.